Ciao! Se sei per la prima volta sul mio canale, ti do il benvenuto. Io sono Andrea, informatico e videomaker, appassionato di tecnologia, elettronica, fai da te e monoruotista. Se non conosci l'argomento del monoruota, veicolo elettrico autobilanciato, trovi sul mio canale diversi video dove lo racconto. Oggi ti porto con me in un'esperienza speciale. Mi sono infiltrato. Ma partiamo dall'inizio. Un anno fa è ripartita la Via dei Iberici, manifestazione ciclistica che si svolge a Vicenza, riproposta in versione aggiornata con 3 giorni dedicati alla bicicletta in tutte le sue forme. Gara amatoriale di gravel, gara di mountain bike agonistica, percorsi per la scuola di bici per ragazzi e piccini, educazione e rispetto delle norme, eventi, concerti, il tutto concentrato in 3 giorni. Quest'anno ho avuto l'idea di partecipare anch'io, ma in versione dimezzata, con una sola ruota. Ho contattato l'organizzazione e, con molto rispetto e cortesia, ho chiesto se fosse possibile intrufolarmi, pur non essendo un ciclista vero e proprio. L'organizzazione è stata da subito molto aperta. Pur non conoscendo in dettaglio il mezzo che avrei usato, mi hanno subito accettato, con la raccomandazione di guardare bene il percorso per assicurarmi di essere all'altezza. In effetti il percorso presenta alcune difficoltà, ma con l'esperienza che avevo in fuoristrada ero piuttosto tranquillo. Mi sono quindi regolarmente iscritto alla gara, non una gara che arriva primo, ma semplicemente un'occasione per condividere un giro nella zona di Vicenza in compagnia, con un paio di ristori pronti a offrire prodotti tipici locali, davvero buoni. Un'occasione perfetta per chiacchierare e conoscere persone nuove. Purtroppo l'inizio della manifestazione è stato un po' sfortunato. La pioggia, che imperversava ormai da 3 giorni, non ha accennato a smettere. Mi sa che sarà una partenza bagnata. Ho quindi fatto la mia registrazione, ricevendo la borsa omaggio e soprattutto il libretto per i timbri delle tappe. Dopo aver sbrigato la parte burocratica e versato una piccola quota per l'assicurazione giornaliera, tutto è andato liscio. E quindi il mio numero qual è? 352. Vai! Buono? Io sarò un po' particolare perché vengo in monoruota. Vieni? In monoruota, una ruota in meno. Sì, perciò ti vedremo. Quindi sarò un intruso. Qualche consiglio per domani? C'è una partenza tutti insieme, ho visto alle 8:30. 8:30, avere lo spirito di divertirsi è la bellezza come i bambini di sporcarsi. Come i Marines bisognerà nuotare in mezzo al fango. Ho dato anche un'occhiata alla zona ristoro e concerti. Peccato che la pioggia avesse scoraggiato tanti partecipanti, ma i ciclisti più tenaci erano già di ritorno dal loro primo giro di riscaldamento sotto la pioggia e quasi al buio. Io intanto guardavo il fango schizzato ovunque e iniziavo a preoccuparmi. Il peggior nemico del monoruota è proprio lo slittamento laterale e in quelle condizioni mi servirebbe un copertone più tassellato per il fuoristrada. La mattina della partenza, per fortuna, aveva smesso di piovere. Mi sono preparato a dovere: giacca da moto con protezioni su spalle, gomiti e schiena, pantaloni con ginocchiere e scarponi da montagna per affrontare il fango, casco integrale ovviamente e occhiali polarizzati gialli, molto gialli. Ora, prima di affrontare una sfida, è sempre bene chiedersi dove si vuole arrivare, che cosa si vuole ottenere. Quanto stiamo andando su questa terra? Esatto. Ecco, il mio obiettivo di oggi, anzi, i miei obiettivi, sono sicuramente quello di divertirmi, quello di capire che cosa sono in grado di fare con il monoruota, ma anche quello di fare delle belle riprese di un evento del genere, dato il mio lavoro di videomaker, pur essendo in modalità action, quindi senza l'uso di videocamere grosse. In ultimo, ma non meno importante, è la voglia di far conoscere il monoruota e mostrare come sia un mezzo assolutamente compatibile con uno sport come il ciclismo. Alla luce di queste considerazioni ho deciso di saltare il primo chilometro, un pantano completo. Sta il fango. Il fango. Andrea, portage vuol dire portala. Insomma, tutti sono si buoni andare in bicicletta, eh? E mi sono ricollegato al gruppo quando la strada cittadina era già iniziata. Da lì l'avventura è decollata. Prima in città, scorazzando insieme al gruppo, strade che conosco bene e che faccio quasi tutti i giorni, belle però da ripercorrere così, con tanto di volontari e ausiliari del traffico che rendono il percorso scorrevole per la manifestazione.
Nelle parti asfaltate mi sono mosso da un gruppo all'altro abbastanza agilmente. Sì, il fondo è bagnato, ma a parte qualche pozzanghera è abbastanza stabile e non incontro problemi. Mi concentro quindi sul fare un po' di riprese e prendo le misure con il comportamento dei ciclisti, cercando di non disturbare. Il rispetto degli altri è sempre una priorità. Sto seguendo il giro, facendo riprese e tenendo sotto controllo la mappa sul telefono attaccato alla fascia sul braccio. Credetemi che non ho avuto mai un momento di distrazione. Ho scelto delle action cam proprio per la libertà di non dovermi preoccupare di nulla e di poter rimanere concentrato sulla strada. Poco dopo ci siamo immersi nelle campagne pianeggianti e terreni non troppo difficili. Qui ho dovuto rispettare di più il giro in quanto era meno facile sorpassare. Arrivati al primo ristoro faccio porre il timbro mentre mi gusto un'ottima crostata. Ciao. Viaggio corto. Corto. Sì. Grazie. Niente. La crostata è buona. 10 minuti di riposo chiacchierando con chi è curioso. Non deve essere bello su una monoruota. Ma sai che No, io pensavo mi che sto divertendo. E poi si riparte. Da qui in poi è stato difficile recuperare il gruppo. È diventata per me un po' più solitaria, ma non per questo meno godibile. Tutta ciclabile e bella da percorrere nonostante il cielo coperto. Questo tipo di gara non può per sua natura mantenere una coesione di un unico gruppo. Ogni tanto raggiungevo i piccoli gruppetti di amici, ma non volevo essere troppo invadente e ho cercato di non imporre troppo a lungo la mia presenza. Passo. Vai, scusa. No, tranquillo. Poi è iniziata la salita tutta asfaltata, dove ho fatto affidamento al motore per passare avanti ai ciclisti a cui va tutto il mio rispetto per la salita fatta in muscolare. Ah, una gran bici, Olli. Sì, sì. Io no. Quindi la deviazione sterrata per arrivare al secondo ristoro, questo ancora più imboscato del primo, letteralmente. Ciao! 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 Bello. Ci siamo al ristoro? Giù per di qua. Perché di là è un pantano. È smaltata. Ok, grazie. Ecco un bell'ambiente, dove oltre ad una compagnia allegra mi aspettano un ottimo panino e mezza birretta. Sei passato anche sul fango iniziale? No, il fango iniziale è l'unico che ho saltato. il 19% dove arrivi? Infatti adesso vado a chiedere un po' di succo, un po' di ristoro per lui. Mi serve anche un po' di energia elettrica. Giusto per tornare a casa. Un monoruota elettrico. È un oggettino simpatico. Non è muscolare, io sono un intruso qui. Hai fatto tu solo Sì. Bello. Ne ha fatte stamattina e le batterie non vanno maltrattate. Gli do un po' di ricarica. Ne approfitto per ciaccolare, come si dice dalle nostre parti. Siamo un'azienda agricola e biologica certificata dal 2000, quindi produciamo marmellate, conserve, siamo riconosciuti dalla Regione Veneto e quindi aspettiamo i vostri bambini, aspettiamo i gruppi di persone, di famiglie, Ottimo. di anziani, siamo qua. Riparto pensando che ormai il grosso sia fatto. Ormai è tutta discesa, si tratta di tornare al campo base. Solo una decina abbondante di chilometri, dopo averne fatti 50 mi sento tranquillo. Smerdo. Purtroppo mi sbagliavo. Il tratto era sì in discesa, ma per molti pezzi completamente infangato. Sì, ho dovuto affrontare diversi tratti pietrosi, fattibili se non fosse per il fatto che erano completamente ricoperti da uno strato scivoloso di fango. Prima o poi doveva cadere. Ok. Dai ciccia. In più, tratti completamente impantanati, nei quali ho ritenuto meglio scendere e farla a piedi. Ricordando anche il cartello visto in mattinata dedicato ai ciclisti. È qui che ho cominciato realmente a sporcarmi e anche a sudare per lo sforzo. Sì, è facile andare su strada, ma su sterrato, per di più scivoloso, ragazzi, ci vuole fisico.
Ma a parte fare a piedi alcuni brevi tratti, saranno stati un centinaio di metri in tutto, non ho barato. Ho fatto tutto il percorso fino a che non sono finalmente ritornato su sentieri più compatti. Infine, rientrando in città, l'asfalto. Di nuovo giro in città, incontrando sporadicamente qualche compagno di viaggio. Infine rientro al campo base per apporre l'ultimo timbro. Non me l'aspettavo, ma era prevista anche una medaglia per aver completato il giro. Adesso non resta che fare una doccia. Zitti, zitti, sta per dire qualcosa! Sono un po' stanchino. Credo che tornerò a casa ora. E tornare più tardi per il concerto rock. Mangiando un po' di street food molto buono e con un'ottima birra dello sponsor principale dell'evento, ho particolarmente apprezzato la cover band The Rockstar Show, a cui ho rubato qualche brano per questo video. Il giorno dopo parte la gara agonistica di mountain bike, quest'anno di livello nazionale. Ne approfitto per seguirli nella parte di giro in città che conduce all'inizio vero e proprio della gara. Dopo una rapida pedalata in centro, vado di nuovo al campo base, dove le attività, per lo più rivolte ai giovanissimi, continuano. Inoltre approfitto della canna dell'acqua, messa apposta per lavare le bici, per dare una lavata anche al mio monoruota, che dal giorno prima è rimasto pieno di fango. In attesa che la gara finisca, ne approfitto per provare a sensibilizzare sul tema monoruota. Io sono il presidente della FIAB di Vicenza. Ok, che cosa fa la FIAB? La FIAB è la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, sì, e promuove la bicicletta in generale come mezzo di trasporto. Ancora più in generale promuoviamo la mobilità sostenibile. Quindi... Sai cos'è il monoruota? Sì. Sì, perché l'hai visto. Perché ho visto il tuo? No, perché lì ne avevo visti. Se sei in bici sei attaccato a un freno e vai a sbattere e finisci faccia contro il cofano. Se sei su un monopattino sei attaccato a un freno e finisci faccia contro il cofano. Se sono in monoruota ho le mani comunque per un minimo pararmi. È un po' tirata per i capelli. È un po' tirata, però è un piccolo vantaggio. Cioè comunque con la bici, che è tuttora legale e accettata, è vista molto meno pericolosa di un monoruota dove appunto dici sei sempre in equilibrio. Certo, il problema è nell'ambito della strada. Nell'ambito della strada, per come abbiamo le strade, per la velocità a cui vanno le macchine, per il poco rispetto generale che c'è, è pericoloso. È pericoloso tanto quanto. È pericoloso tanto quanto, quindi è un problema generale di automobilisti che non cedono un po' di spazio. Esatto, è un problema di convivenza. Se ci fosse una convivenza più civile probabilmente ci potrebbe essere anche altri mezzi per muoversi. Quindi all'automobilista che odia i ciclisti, che tipo ce n'è stato uno abbastanza famoso che ha detto i ciclisti quando li vedo li stiro. Ne abbiamo chiesto le dimissioni di recente. Perfetto, grazie mille. Ciao. Non so se sono stato abbastanza efficace, ma se anche ho fornito uno spunto di riflessione, sono già felice del risultato. Ed ecco che arriva il momento del primo classificato della gara di mountain bike che conclude la gara di quest'anno. Complimenti a lui e a tutti i partecipanti per le condizioni della pista, davvero tutti molto bravi. Ma alla fine io che c'entravo lì in mezzo? Sinceramente posso dirvi che mi sono sentito molto ben accolto da tutti quanti. Non ero lì per dimostrare una qualunque superiorità né tantomeno a caccia di adepti. Sono stati veramente tutti molto cordiali, curiosi, alcuni stupiti. Ecco, uno dei miei obiettivi è forse proprio quello di far conoscere e unire mondi apparentemente diversi, ma solo perché il mezzo è diverso. Quella della bici è una passione che comprendo e condivido. Che si tratti di bici muscolare o bici elettrica, quello che ci unisce è il desiderio di avventura, di aria aperta, di natura, di compagnia e di condivisione. È giunta l'ora di ringraziare Angelo Furlan, campione di BMX vicentino, nonché uno degli organizzatori di questo evento.
Ciao Angelo, grazie dell'invito intanto, è stata una manifestazione per me molto bella, non la conoscevo, mi è piaciuta particolarmente. Ieri la Gravel è stato un successo incredibile, abbiamo fatto il sold out, oggi sono entrati in scena gli agonisti, è diventata corsa dura, iberici, ha piovuto, è stato un miracolo mettere insieme il percorso, per cui veramente centinaia di persone che si sono sacrificate giorno e notte, e direi che questa è la coronazione di tanti sacrifici. È bello vedere che tutte le attività arrivano in Parco della Pace, dove c'è energia per i ragazzini, quindi lo sport degli adulti che aiuta i ragazzini giovani che sono qua, le famiglie. Diciamo che questo è un abbraccio ideale, è una bella risposta da parte della città di Vicenza. Adesso dobbiamo crescere. Vai. Una parola sul monoruota. Tu che percezione hai avuto di questa cosa? Vi ha dato fastidio? Sono stato un ospite Anzi, gradito? Una figata pazzesca. Grazie. E intanto anche e soprattutto sono tutti rimasti stupiti dalle tue abilità, ed è un mezzo curioso anche e non sono particolarmente abile io, c'è chi è molto più bravo di me. Andare su questi percorsi qua veramente mi ha stupito la duttilità che ha, perché ovviamente quando le persone vedono monoruota dicono come fai a stare in equilibrio. In realtà è un mezzo divertente che ha incuriosito molti, ma soprattutto è un mezzo green, che è anche uno degli obiettivi della Via dei Iberici. Dai, grande. Grazie. Magari l'anno prossimo invito qualche amico, vediamo se è possibile. Vi aspettiamo numerosi, perché l'obiettivo della Via dei Iberici è far venire a Vicenza gente da tutta Italia e in futuro anche da tutta Europa. Dai, ottimo. Grazie. Grande, grazie mille di tutto. Ci vediamo presto. Siamo in conclusione. Prima di lasciarti ti chiedo di mettere un like, perché è il modo migliore per aiutarmi a crescere. Grazie di avermi tenuto compagnia, scrivimi nei commenti cosa ne pensi, se eri nel giro e ti sono passato di fianco, o se sei un monorotista e ti va di partecipare l'anno prossimo. Ti ricordo che ho pubblicato diversi video sul monoruota, ce n'è anche uno specifico sul monoruota che ho usato in questo evento, oltre a diversi video dove analizzo l'aspetto sicurezza, l'aspetto legale e il funzionamento. Se trovi i miei contenuti interessanti, iscriviti. Alla prossima!